Ma il tango è davvero nato nei bordelli di Buenos Aires? Quante volte abbiamo sentito dire che un tempo il tango era il ballo dei criminali e delle prostitute, nato nei bordelli di Buenos Aires e da lì esportato in tutto il mondo. Ma è realmente così? Nei video precedenti abbiamo scoperto che il tango in realtà non è nato in quegli ambienti, ma vi è entrato solo in un secondo momento. Perché allora è l'epoca delle case proibite a rimanere così prepotentemente ancorato all'immaginario collettivo? Probabilmente in parte è dovuto alle immagini che la parola stessa evoca, ambienti di illegalità, violenza, sesso e anche un pizzico di mistero. Tutti elementi che attraggono la nostra curiosità e forniscono un terreno fertile per fantasie di ogni tipo. Inoltre c'è da dire che le radici più profonde del tango sono davvero avvolte nel mistero. Benché sappiamo a grandi linee come e dove si sia sviluppato, il processo è stato così lento e graduale e con molti dettagli che non ci sono pervenuti da non avere contorni precisi che ci permettano di immaginarcelo chiaramente. Al contrario, l'ambiente delle case di piacere è un vero e proprio pacchetto completo che contiene tutte quelle caratteristiche che ci attraggono, spesso ammantate da un'aura di ricchezza e opulenza. E quindi perché cercare altre spiegazioni se l'immagine è già così immediata, così affascinante? Quello di oggi sarà un video particolare a cui tengo moltissimo. È la prima parte di una storia che al momento vedremo attraverso le lenti del tango, ma che in realtà scende in abissi ben più profondi e oscuri. Abissi di cui bisognerà parlare meglio e di cui di conseguenza un giorno vedremo anche sotto altri punti di vista. Non mi soffermerò su dettagli crudi o morbosi, ma cercherò di darvi una visione della realtà che quando si balla o si discute di tango è spesso ignorata o trattata superficialmente. Com'erano davvero i postriboli del tango? Cosa succedeva al loro interno? Chi erano le donne che ci lavoravano? E soprattutto, perché erano finite lì? Va da sé che la materia potrebbe urtare la sensibilità di alcune persone, per cui, se l'argomento è per voi indigesto, non preoccupatevi. Skippate pure il video e noi ci vediamo alla prossima puntata. Nessun rancore. Per tutti gli altri, invece, tenetevi pronti a un viaggio attraverso le molteplici sfaccettature dell'animo umano. Un mondo in cui povertà e ricchezza si incontrano tra le luci delle case di malaffare, generando le grandi storie che il tango celebra e che rivivono tuttora attraverso i nostri passi quando la notte, inconsciamente, le balliamo. Io sono Fabrizio Tomei e questo è Rodial Black Swan. Benvenuti. Immaginate Buenos Aires alla fine del XIX secolo. Nei video precedenti abbiamo visto che in questo periodo un'imponente ondata di immigrazione, per lo più dall'Europa e dalle Pampas, si riversa nella capitale argentina generando uno squilibrio demografico senza precedenti con 600.000 uomini in più rispetto alle donne. Abbiamo poi scoperto come questi nuovi arrivati trovassero rifugio nelle Orishas e negli Arrabal, i quartieri periferici più miseri e densi di popolazione. Questi orisceros erano quindi in pratica gli emarginati, gli strati più bassi della società, attratti nella capitale da una promessa di terra e di lavoro che, però, purtroppo, spesso si rivela illusoria. 600.000 uomini in più vuol dire che nella capitale ci sono 600.000 individui, per lo più giovani, poverissimi e senza istruzione, che, oltre alle varie disgrazie della loro vita, hanno in più anche quella di non riuscire a trovare una compagna e che scelgono molto spesso il tango per conoscerne una e sedurla. E quelli che non ce la fanno? Come era prevedibile, questi uomini, strappati dalle loro terre e lontani da ogni contatto femminile, trovavano spesso solo una via per soddisfare le loro esigenze sessuali ed emotive: rivolgersi alle prostitute. E dunque la prostituzione, che ovviamente esisteva già prima dell'ondata migratoria, conosce un'esplosione di domanda senza precedenti alimentata proprio da queste dinamiche.
Il postribolo diventa così in quel periodo non solo una mera espressione degli impulsi sessuali, ma diventa negli anni un vero e proprio elemento culturale, il principale luogo di socializzazione maschile assieme ai caffè. Tanto che almeno fino al 1936 gli uomini di tutte le classi sociali compiranno lì la loro iniziazione sessuale. Ovviamente si sviluppa una gerarchia tra i locali. È chiaro fin dall'inizio che alcuni sono frequentati dall'alta classe e altri dai poveri, ma c'erano anche posti dove le varie classi sociali si mescolavano, luoghi dove nell'attesa si poteva ballare, discutere di politica, giocare a carte, bere e dove talvolta si poteva anche perdere la vita in violenti duelli, come loro stessi dicevano, in punta di coltello. È importante ricordare infatti che l'ambiente delle case di piacere era, allora come oggi, intimamente legato a quello della criminalità. Tango, malavita e prostituzione, pur essendo mondi distinti, formavano comunque un triangolo con molteplici intersezioni, ed è proprio grazie a queste intersezioni che il tango prende come suoi primi punti di riferimento figure ai margini della legalità, figure come i compadres, i compadritos, le prostitute e le madame, ovvero le tenutarie del bordello. Ora, più un bordello è grande e più lunga sarà la fila di uomini che si creerà aspettando il loro turno, col rischio che si annoino e vadano da un'altra parte, dalla concorrenza. Per evitare questo, le case che se lo possono permettere cominciano con l'assumere dei musicisti che intrattengano questi uomini, e all'inizio non lo fanno necessariamente con il tango, ma con musiche prese in prestito dai piccoli ritrovi di svago popolare. Habaneras, milongas, qualche ritmo festoso, magari anche di origine africana, ma quando poi tutti questi generi musicali confluiscono nella creazione del tango primigenio, ecco allora che per una precisa richiesta di mercato il tango trova spazio anche nei postriboli, conoscendo così una seconda vita. È infatti proprio in questi ambienti che trova il modo di evolvere musicalmente, dato che quelli più ricchi potevano permettersi strumenti decisamente più raffinati di quelli da fiere di paese, come ad esempio il pianoforte a coda. E naturalmente l'attesa del proprio turno nelle case di piacere diventa un'occasione perfetta per ballare. Ma siccome le donne sono impegnate a fare altro, allora inizialmente anche lì si balla fra uomini. Sarà solo in un secondo momento che si comincerà a ballare anche con le donne della casa e che quindi il tango verrà definitivamente associato all'ambiente del bordello. Inizialmente, infatti, proprio perché giudicato un ballo ignobile da tutti, comprese le prostitute, queste potevano scegliere se accettare o rifiutarsi di ballare il tango come preliminare alle proprie prestazioni. Ma quando poi si capisce che c'è una forte richiesta maschile per questo tipo di cose, le case di piacere si orientano sempre di più a proporre il tango fra i loro servizi principali, spesso anche come forma giuridica per non venire chiuse dalla legge. Ma questo lo vedremo dopo. Uno dei motivi per cui il tango delle case chiuse era giudicato così disdicevole anche dalle persone, ai margini della società, era lo stile peculiare dei suoi testi. A voler essere precisi, i primi tanghi non hanno un testo vero e proprio, ma esprimono il loro messaggio attraverso il titolo delle loro canzoni, che in genere è un doppio senso con allusioni piccanti o semplicemente scurrili agli atti o agli organi sessuali. Del resto, come abbiamo detto, all'inizio i tanghi venivano ascoltati nell'anticamera prima di poter beneficiare dei servizi della casa, e quindi era perfettamente normale che questi parlassero proprio di ciò che sarebbe accaduto poco dopo. Man mano che passano gli anni, però, comincia in effetti ad apparire qualche traccia di testo in senso più stretto, solo che in questa fase non bisogna pensarli come parole scritte apposta per una canzone specifica, quanto piuttosto una sorta di canzoncine canticchiate dai clienti che cambiavano ogni volta le parole pur mantenendo la stessa melodia. In pratica erano l'equivalente delle nostre canzoni sulle osterie. L'osteria numero 1000 ha parole diverse dall'osteria numero 2, però la melodia è la stessa. Anche in questo caso, ovviamente, il linguaggio era diretto, crudo, spesso volgare, riflettendo in questo modo la realtà quotidiana dei bassifondi e dei sobborghi di Buenos Aires e, in generale, di una società fortemente maschilista. Col tempo, però, l'elemento musicale diventa sempre più distintivo nelle case di piacere,
che per distinguersi dalla concorrenza cominciano a dargli uno spazio sempre maggiore. Le casas malas cominciano quindi a proporre, oltre all'oggetto della ragione sociale, eleganti saloni con musica dal vivo, champagne e allegria, riciclandosi spesso come academias, ovvero accademie, cioè sale dove ufficialmente gli uomini potevano affittare una donna per ballare al ritmo di uno o più brani, ma in cui in realtà si poteva chiedere poi anche dell'altro. Insomma, vie di mezzo fra una sala da ballo e una casa di piacere. Tra academias e case, nel 1903 se ne contano 119 che ospitavano circa 640 donne. Ma queste erano solo quelle che avevano scelto di dichiararsi alla legge. In realtà ce n'erano molte di più. Quasi alla pari con le loro controparti maschili, cioè i compadres, anche le madame che gestivano le case erano note sia per il loro coraggio che per il loro temperamento forte. Erano loro a decidere i prezzi spesso molto elevati per il privilegio di ballare con le loro ragazze, ma anche per tutto il resto. E molto spesso facevano non solo selezione all'ingresso, decidendo chi potesse ballare e chi no, ma effettuavano anche una stretta sorveglianza alla porta delle camere da letto, quando poi le danze finivano e si passava all'altra parte della serata. Molte di loro erano perfino conosciute per la loro propensione a litigare e a menare le mani in prima persona nel caso di risse nei loro locali, come nel caso della Parda Loreto o di Enricheta la Conciuda. Finché c'erano donne così al comando, c'era ben poco bisogno di chiamare la polizia quando succedevano dei disordini. E tuttavia, nonostante l'alto numero di case di piacere e academias, la storia del tango ne cita solo un numero estremamente ridotto, celebrandone in particolare due: quelle di Laura Monserrat, detta la Mora Laura, e di Maria la Vasca, due delle pochissime donne a detenere un certo potere in un mondo dominato interamente dagli uomini. Non bisogna però pensare che lo scopo di chi frequentava le academias fosse per forza solo la parte sessuale. Come abbiamo già detto, le case proibite in quegli anni diventano un grande polo di aggregazione maschile, dove si va per ballare con qualche ballerina diventata ormai nota o anche solo per fare quattro chiacchiere. È quindi la prima parte della serata quella che rende davvero famosi i postriboli nell'universo del tango e che permette di fatto lo sviluppo della sua musica, anche perché, sebbene a conti fatti fossero comunque un numero enorme, non tutti gli uomini che prendevano parte alla prima serata potevano permettersi poi anche la seconda. Basti pensare che nel locale di Maria la Vasca, solo per il ballo, ogni ragazza costava 3 pesos all'ora, mentre i musicisti ne guadagnavano 5 a serata. Cosa che, come abbiamo visto nel video su Rosendo Mendizábal, non era poi così scontata. Per un boccale di birra si spendevano 2 pesos, 10 per una bottiglia di vino e ben 20 pesos per una bottiglia di champagne. E tutto questo senza considerare i costi dei reali servizi della casa. Naturalmente queste cifre non ci dicono nulla se non vengono confrontate con gli stipendi medi dell'epoca, ma vi basti pensare che qualche anno più tardi, nel 1920, un ragazzo di nome Osvaldo Pugliese, che in quel momento ha 14 anni, viene pagato per lavorare come tipografo 1,20 peso al giorno. Una delle particolarità del mondo postribolare a cavallo fra 800 e 900 è che le prostitute riflettevano in qualche modo le diversità dei vari ceti sociali. Circa il 75% di tutte le prostitute era di origine straniera, con le francesi che emergevano come le più costose e ricercate e considerate un vero e proprio status symbol di lusso e fascino europeo. Per contrasto, le donne creole erano le più economiche in quanto già nate e cresciute lì, ed erano quindi le più richieste dalla classe operaia, benché giudicate dagli uomini un po' troppo ribelli e indipendenti. Le prostitute polacche e in generale dell'Europa dell'Est, infine, occupavano una fascia intermedia, rappresentando un equilibrio, per così dire, che attirava chi poteva permettersi un compromesso a livello economico. A questo punto però uno potrebbe anche chiedersi: ma perché le più care erano proprio le francesi? A cavallo fra i 2 secoli, Parigi è la capitale culturale del mondo e a Buenos Aires si sviluppa una vera e propria ossessione per la capitale francese, quasi una malattia. Tutto ciò che è europeo è considerato buono e, se francese, ancora meglio.
Architetti francesi e, bisogna dirlo, anche italiani, vengono chiamati a costruire i grandi palazzi che dominano i quartieri centrali e le grandi avenidas vengono rifatte ispirandosi ai boulevard parigini. Come in una grande isteria di massa, tutti coloro che possono permetterselo viaggiano a Parigi anche per lunghi periodi, mentre chi non può si limita a sognare o a vivere dei racconti altrui. Parigi riesce così profondamente a influenzare le mode e a penetrare nell'immaginario collettivo che anche i testi di tango si riempiono di riferimenti e di parole francesi. E oltre alle prostitute da bordello diventa di moda, per chi ne ha la possibilità, di avere una mantenuta francese. Naturalmente, vista la richiesta di mercato, ci sono anche molte donne che si fingono francesi d'origine o che adottano l'erremoscia come vezzo per essere alla moda e tirare su il prezzo delle proprie prestazioni, come viene raccontato nell'ultima strofa del tango Margot. In questo periodo, quindi, gli uomini che possono permetterselo non frequentano più i bordelli di periferia, ma preferiscono intrattenere rapporti extraconiugali con le donne di altri locali, come ad esempio i cabaret o le academias, le quali spesso diventano amanti fisse e vivono come ospiti nella garçonnière del loro protettore. In questa prima parte della storia abbiamo visto quindi l'evoluzione delle case di piacere, come queste strutture abbiano saputo adattarsi e sopravvivere in risposta ai cambiamenti sociali e a sfide legali, diventando un fenomeno di costume unico nel loro genere, nel bene e nel male. Ma il viaggio non finisce qui. Nel prossimo episodio scenderemo ancora più in profondità nelle viscere di questo mondo e vedremo come funzionavano nel concreto le cose all'interno di queste case. Andremo ad esplorare le regole e i rapporti interni che ne hanno permesso l'esistenza ed il successo, ma soprattutto andremo a conoscere le storie di coloro che avevano scelto quella vita. E sarà interessante vedere che, oltre alla superficie, non ci sono solo motivazioni legate banalmente alla povertà, ma anche altre meno evidenti che in qualche modo possono farci riflettere anche sui tempi in cui viviamo oggi. Ma ora vorrei sapere da voi cosa ne pensate di questa storia. Sia che bagliate il tango o che non lo bagliate, perché sono estremamente interessanti entrambi i punti di vista. Quale che sia la vostra opinione, vi invito a scriverla qua sotto, nei commenti. Se poi non volete perdervi la prossima puntata, ricordatevi di iscrivervi al canale e se questo video vi è piaciuto, di lasciare un like. 2 piccoli gesti che durano solo un secondo per voi, ma che sono molto importanti per il mio lavoro e per lo sviluppo di questo canale. Io come sempre vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. A presto!